Oggi parliamo di un nuovo gioco fantasy molto innovativo, un gioco che cerca di scalzare i più grandi giochi di miniature fantasy attualmente esistenti, inserendosi in questa nicchia di prepotenza. Stiamo parlando del nuovissimo gioco di Corvus Belli, Warcraft. Nuovissimo per modo di dire, è uscito già l'anno scorso, ma noi riusciamo a metterci le mani sopra soltanto adesso, grazie comunque all'intervento di Corvus Belli che gentilmente ce l'ha concesso. Warcraft è una schermaglia, però una schermaglia a metà con una mass battle. In poche parole, usate delle piccole truppe di fazioni fantasy per andare ad affrontare il vostro avversario, fare punti e guadagnarli entro la fine della partita. Queste truppe possono essere capitanate da degli eroi che possono allearsi o tirarsi fuori, quindi essere equipaggiati, entrare a far parte di queste unità per dargli dei potenziamenti. Oppure possono essere giocati singoli. Warcraft ha tutte quelle caratteristiche che lo rendono un gioco moderno, quindi un gioco a punti in cui si va a affrontare l'avversario per andare appunto a guadagnare dei punti numerici sul campo di battaglia, ha delle statistiche proprie e si gioca su un tavolo contenuto. Ogni personaggio ha una scheda di riferimento, queste schede di riferimento sono delle statistiche che poi ovviamente potranno essere aggiornate dalla casa madre, ma non avendo un regolamento di supporto come può essere un codex di un'altra famosa azienda, non avete bisogno di cambiare ogni volta il libro e di conseguenza è un più facile agevolamento per i giocatori che volta per volta potranno avere le regole sempre migliori e aggiornate. Warcraft ha determinate particolarità. All'interno di una partita di Warcraft non andate a utilizzare il classico metro in pollici come si suole utilizzare di solito nei wargame, ma andiamo a utilizzare dei misurini specifici con una misura specifica dei movimenti di Warcraft che vengono chiamati stride. Gli stride sono una misura appunto inventata specificatamente per il gioco che viene utilizzata per fare i movimenti, misurare le gittate e via discorrendo. Di conseguenza tutto è molto più semplice in quanto il numero indicato in stride è dato insieme alla scatola base con dei pratici righellini e quindi non si scappa. Oltre a questo, la regola molto moderna per quanto mi riguarda di avere i modelli che sono principalmente delle ferite ablative, cioè la vostra unità sarà composta da un numero totale di modelli, 5, 4, 3, quello che sarà. Questi modelli saranno capeggiati da un leader. Tutte le azioni saranno fatte dal leader in carica. Il leader in carica muoverà e le unità e i modelli intorno avranno soltanto la necessità di muoversi alla distanza necessaria per non uscire dal loro range del leader stesso. Di conseguenza tutto molto più facile, tutto molto veloce. La gittata si calcola dal leader, la linea di vista si calcola dal leader e il movimento si calcola dal leader. In poche parole, vi basterà muovere e agire con un solo modello e far agire tutti gli altri di conseguenza. Comodissimo. All'interno del gioco si usano dadi colorati. Ogni dado è rappresentante dell'efficacia di quello che può fare un'unità all'interno del campo. Quindi le unità non hanno soltanto delle statistiche numeriche, ma anche delle statistiche rappresentative dei dadi. Questi dadi hanno ovviamente delle facce differenti con delle simbologie differenti. Sono dadi a 8 facce di diversi colori. Alcuni sono per l'attacco e alcuni sono per la difesa. Sulle facce di questi dadi possono esserci dei simboli. A loro volta questi simboli possono essere pieni oppure semplicemente scontornati in outline. Quando un simbolo sul dado è pieno ha effetto, quindi il risultato si applica. Quando il risultato sul dado è vuoto, potrebbe essere applicato. Dipende dalla forza e delle abilità dell'unità che lo sta utilizzando. Di conseguenza, un eroe potrebbe utilizzare sia i simboli pieni che i simboli vuoti. Oppure potrebbe, con delle abilità speciali, decidere di attivarne qualcuno. Un'unità normale, magari no. Ma la possibilità di avere delle simbologie vi permette anche di applicare degli effetti che danno delle ferite fisse, automatiche, e altre volte vi permettono di utilizzare i dadi d'attacco in difesa per attivare dei poteri speciali e fare danno all'avversario. Soprattutto per gli orchi, che sono molto molto aggressivi su questo, anche se non sono mai riuscito a far fuori gli umani, perché sono dei corazzati proprio bestia, guarda. La particolarità però di Warcraft non si ferma qui, perché all'interno di questo gioco sembra abbiano voluto fare abbiano voluto dare tante svolte, tante caratteristiche che lo rendono un gioco pressoché unico. Parlando della lore, che parleremo dopo, hanno cercato di creare sì delle fazioni un po' similari a altre già viste, alla fine stiamo parlando di un universo fantasy, però in realtà con un appeal unico.
Modelli molto interessanti che, se non avete ancora visto, andate a vedere nella playlist, quindi cliccate qui, perché all'interno della playlist ho fatto un bellissimo unboxing che vi può spiegare e far vedere cosa trovate nella scatola base, oltre a un video tutorial che ho fatto successivamente di pittura che vi fa vedere un po' più nel dettaglio un orco dipinto. Ma oltre questo, le regole particolari non sono finite. Warcraft si gioca con un turn counter, quindi un contatore di turni. Questo contatore di turni non è altro che una ruota che gira su se stessa. Ogni scenario ha un numero prestabilito di azioni che possono essere portate a termine per renderlo sempre più particolare, la possibilità di creare scenari sempre differenti, che hanno un timing, uno scorrere del tempo. Quindi se turno di quello scenario specifico non vi permette di attivare tutte le vostre unità, che possono essere attivate una a count, avete un problema. Dovete sapere quale unità gestire. Sul counter è indicato anche qual è l'ultimo turno della partita, quindi avete modo di calcolare le vostre azioni turno per turno, sapendo quale unità attivare o meno. Detta così sembra una cosa un po' complicata e forse non ve l'ho spiegata tanto bene, però in realtà immaginatevi un orologio, questo orologio vi indica quando finirà la partita e quali unità potete attivare ogni 5 minuti. Dovrete saper gestire il vostro tempo con le vostre attivazioni. La partita poi prosegue in modo piuttosto semplice, con regole particolari e caratteristiche del gioco, ma piuttosto semplice. Abbiamo azioni semplici e azioni complesse. Potete fare o 2 azioni semplici o una semplice azione complessa durante. Azioni semplici potrebbero essere muovere, azioni complesse potrebbe essere caricare, come si è già visto in altri giochi. Combattere fa infliggere effetti speciali alle unità a bersaglio sotto forma di token che possono essere spesi dall'avversario in qualsiasi momento per dare degli svantaggi o degli effetti positivi in alcuni casi. E parlando di regole base del gioco, senza di cui non si sa di cosa si sta parlando e non si può andare avanti, parliamo dello stress. Lo stress è una regola che abbiamo già visto in altri giochi. In poche parole, ogni unità ha un valore di morale. Attivandosi più di una volta durante un turno, un'unità ottiene stress. Anche dei poteri speciali potrebbero dare stress alle unità avversarie e via discorrendo. Un'unità non può mai fare più azioni rispetto allo stress che ha accumulato. In poche parole, un'unità può essere attivata fino a 2 volte di seguito, accumulando 2 di stress, ma non può arrivare a 3 stress se il suo morale è 2. Ipotizziamo in realtà che un avversario vi faccia avere uno stress con un combattimento o vi costringa a ottenere uno stress per un'abilità speciale, ecco, la vostra unità a quel punto diventa demoralizzata. Un'unità demoralizzata non può attivare, praticamente non può fare niente per tutto il suo turno, se non cercare di togliersi la demoralizzazione. Questo potrebbe portarla a fuggire il turno successivo o riprendersi tanto quanto basta per rientrare nei giochi. Ma non abbiate paura, perché alla fine di ogni turno avete la possibilità di togliere uno stress da ognuna delle vostre unità o 2 stress se quell'unità non ha fatto niente. Ma questa è soltanto la punta dell'iceberg. E 1, la possibilità di avere, come già detto, delle carte con le statistiche per ogni modello vi permette all'azienda di creare continuamente nuovi modelli che stanno uscendo, attenzione, perché il gioco è completamente in divenire e in crescita, quindi stanno uscendo, attualmente sono uscite 2, 3 o 4 fazioni e altre con nuovi starter set stanno per arrivare. L'utilizzo appunto delle carte permette all'azienda di creare sempre modelli differenti e nuovi con abilità sempre più diversificate. Quindi c'è una grande possibilità di crescita per questo gioco. E ovviamente poi perché non parlare della magia che può essere potenziata dando dei malus ai maghi, non parlare delle regole speciali. Questo gioco ha veramente tantissima carne al fuoco e provandolo mi sono accorto che è un gioco che mi è piaciuto giocare. All'inizio sembrava complesso perché ha delle regole proprie, diverse da qualsiasi altro gioco che potreste aver visto o che comunque avete magari già visto similari in altri giochi, ma quando dovete entrare nel mood di un gioco che non avete mai provato, la cosa può mettervi in difficoltà. Ma una volta che l'avete iniziato a giocare, capite che è facilissimo da portare a casa e per quanto mi riguarda, mi ha fatto venire voglia di giocarci nuovamente, che credo sia la cosa più importante per questi giochi qui. Mi ha fatto venire voglia di espandere e capire di più di questo gioco. E se magari siete ancora in dubbio se prenderlo o meno, giusto per dirvelo, la scatola base, quella in cui è presente il regolamentino, che comunque è scaricabile online, quindi la scatola base che
la Corvus Belli ci ha gentilmente concesso, quindi grazie ancora ragazzi, ha all'interno questo manuale con una piccola campagna, una campagna di 3 scenari, quindi non troppo impegnativa, che vi permette di imparare le regole del gioco, che sono molto validi tra loro, vari, e soprattutto alla fine di ogni scenario avete la possibilità di ottenere delle qualifiche e ottenere dei potenziamenti. Quindi una campagna con livellamento, non solo tramite scenari. Deve essere un piccolo regolamentino, una scatola base con già 2 fazioni dentro, comunque l'inizio di 2 fazioni dentro, interessante. Ho trovato Warcraft un gioco moderno, uno di quei wargame, giochi di miniature moderni che spaziano con le regole e danno la possibilità agli autori, game designer, di essere più liberi possibili, con una serie di scelte di design che appunto gli permettono di non avere problematiche nello sviluppo e nella crescita del gioco successivo. Io sono sinceramente curioso di vedere come crescerà e sono rimasto piacevolmente sorpreso. Per me Warcraft è sicuramente approvato e se non siete ancora convinti, settimana prossima avrete la possibilità di vedere un battle report registrato stasera stessa in modo che possiate farvi un'idea ben definita. Grazie ancora a Corvus Belli e ricordatevi di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati su Wargaming Italia, perché solo insieme possiamo far crescere questo fantastico hobby. Quindi andate a vedere la playlist di Warcraft con i primi video, ma soprattutto aspettatevi il battle report giovedì prossimo alle 18.